Con il video di oggi ti insegnerò come pagare meno il caffè al bar in Italia. Ok, forse no. Quello che ti insegnerò è come evitare di farti odiare dai baristi. Guarda questo cartello. Cosa ci insegna? 3 cose. 1. Che dietro ogni barista c'è un essere umano. 2. Che la cortesia nella cultura italiana, come nella maggior parte delle culture, ha un grande valore. 3. Che se sei cortese riceverai sconti sul caffè. Ok, il punto 3 non è vero, ma l'obiettivo di chi ha messo questo cartello in questo bar è di ricordare ai clienti il valore della cortesia. Ed è proprio questo l'argomento del video di oggi. Parleremo di come essere cortesi, in particolare quando si fa una richiesta in lingua italiana. Ma cos'è una richiesta esattamente? Una richiesta è un tipo di azione linguistica che prevede un far fare. La persona che richiede si aspetta che l'altro parlante, la persona che riceve la richiesta, la soddisfi, ma c'è sempre la possibilità che la rifiuti, che dica di no. Proprio per questo la richiesta è un tipo di azione linguistica delicato che mette in pericolo sia chi la fa sia chi la riceve. Ed è proprio per questo motivo che nella lingua italiana, come anche nella tua lingua, penso, esistono numerose strategie per modulare, per addolcire, per attenuare le richieste. Imparandole farai bella figura nelle conversazioni con gli italiani e apparirai un parlante più cortese. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Attiva come sempre i sottotitoli se ne hai bisogno. Trovi la trascrizione integrale di questo video sul mio sito. E poi, come sempre, ho preparato un PDF che riassume tutto quello che dico e lo integra con altri esempi ed esercizi. Puoi scaricarlo al link in descrizione oppure scansionando questo codice QR. Incominciamo! Veniamo quindi a quelle che i linguisti chiamano strategie di attenuazione delle richieste. Attenuare significa far diventare più tenue, cioè meno intenso, meno diretto. Partiamo da una premessa. In italiano il modo verbale del far fare per eccellenza, per definizione, è l'imperativo. Si usa l'imperativo proprio quando si vuole che l'altro faccia qualcosa per noi. Ma è importante ricordare che fare richiesta all'imperativo, comprami le sigarette, vieni a prendermi alle 7, ridammi il libro, senza usare nessuna strategia di attenuazione, è generalmente considerato nella nostra cultura poco cortese, poco educato, a meno che il rapporto tra le persone che parlano, tra gli interlocutori, non sia di intimità. Penso ad esempio all'interazione madre-figlio, marito-moglie o tra amici. Ovviamente non è che l'imperativo non si possa usare in generale, questa è una generalizzazione. Altre culture sono invece più sciolte nell'uso dell'imperativo. Per esempio, quando imparavo il russo, ho notato che in questa lingua è molto più comune fare richieste proprio all'imperativo a sconosciuti. Per esempio, chiudi la finestra, per favore, che in italiano personalmente a me sembra una richiesta un po' diretta. Pertanto fai attenzione all'imperativo. Usalo con le dovute precauzioni. In generale ti consiglio di usare al posto dell'imperativo la forma interrogativa, di esprimere cioè la tua richiesta come una domanda. Come vedrai ci sono molti modi di fare richieste cortesi, ma usare la forma della domanda è già di per sé un atto di cortesia. È una sorta di strategia zero nella nostra lista. E dunque, riprendendo gli esempi di prima, diremo: mi compri le sigarette? Mi vieni a prendere alle 7? Mi ridai il libro? Ti insegnerò ora le 11 principali strategie di attenuazione delle richieste disponibili in italiano. Queste strategie non si escludono l'una con l'altra, anzi spesso si combinano tra di loro, come vedremo. Incominciamo. Strategia numero 1. Le paroline magiche e le formule magiche che tutti i genitori italiani insegnano ai loro figli e che tutti i professori di italiano insegnano ai loro studenti. Mi riferisco a espressioni che certamente conosci come per favore, per piacere, per cortesia, a parole come gentilmente o cortesemente. Con queste parole si nomina direttamente ed esplicitamente la collaborazione della persona che riceve
la richiesta. Mi compri le sigarette per favore? Mi vieni a prendere alle 7 per piacere? Mi ridai il libro per cortesia? Possiamo usarle anche per mitigare l'imperativo, che però rimane una maniera di fare una richiesta più ferma e diretta rispetto a una richiesta in forma di domanda. E quindi, come ho già detto, meglio usarla con persone con le quali siamo in confidenza e non con chi conosciamo poco. A meno che ovviamente non siamo arrabbiati e vogliamo proprio essere diretti e fermi. Comprami le sigarette, per favore. Per piacere, vieni a prendermi alle 7. Ridammi il mio libro, cortesemente. Numero 2. L'imperfetto. Volevo sapere se potevi accompagnarmi dal dottore. Volevo chiederle se sua figlia potrebbe evitare di suonare il pianoforte dopo le 20. Buongiorno. Avevo bisogno di un etto di pane. Si tratta in questo caso di un imperfetto non temporale, ma modale. Cioè non stiamo collocando la richiesta nel passato, ma la stiamo modalizzando. La stiamo cioè rendendo più indiretta. Ricorda, con l'imperfetto hai la possibilità di attenuare ulteriormente la richiesta inserendo un'altra parolina magica, o meglio formula magica, che è per caso. Volevo chiederti se per caso potevi accompagnarmi dal dottore. Numero 3. Il condizionale. Potresti prestarmi i tuoi appunti? Saprebbe dirmi dove si trova questo indirizzo? Uno degli usi principali del condizionale è proprio questo, formulare una richiesta cortese. Anche in questo caso, come con l'imperfetto e con molte delle altre strategie che vedremo, se vuoi essere ancora più prudente, puoi combinare il condizionale alla formula per caso che abbiamo già visto. Per caso avresti un biglietto in più da prestarmi? Per caso potresti accompagnarmi alla fermata dell'autobus? 4. I verbi modali e le costruzioni equivalenti. Molto comuni sono anche i verbi modali come potere, sapere, eccetera. Mi puoi dare una mano? Potete parlare a bassa voce, per favore? Scusi, mi sa dire che ore sono? Attenzione, esiste la possibilità di combinare le strategie 3 e 4. È possibile cioè usare i verbi modali o le costruzioni equivalenti al condizionale. Mi potresti dare una mano? Potreste parlare a bassa voce, per favore? Scusi, mi saprebbe dire che ore sono? E anche qui possiamo aggiungere per caso. Mi potresti per caso dare una mano? 5. La negazione dell'interrogativa. Non è che avrebbe una penna da prestarmi? Non mi puoi mica prestare il tuo ombrello? La negazione in questo caso ha una funzione di verifica o conferma, come se chi fa la richiesta dubitasse del fatto che l'altro parlante possa davvero soddisfarla. Ti ricordo che mica è una negazione tipica del registro colloquiale informale, non puoi dunque usarla in una situazione formale. Dovrei dire non puoi mica usarla in una situazione formale. Anche qui puoi aggiungere per caso, tra l'altro. Non è che puoi per caso prestarmi 5 euro? Numero 6. L'uso di diminutivi o minimizzatori. I diminutivi e i minimizzatori, un po', un secondino, un attimino e via dicendo, creano l'illusione che la richiesta non implicherà un grande sforzo o una grossa rinuncia per chi deve soddisfarla. Mi presteresti un attimino la calcolatrice? Ci lascereste da soli un secondino? Ti dispiace se ci provo io un minutino? Me ne faresti provare un po'? Me ne daresti un pochino? A volte aggiungiamo anche solo a una richiesta. Per esempio, mi diresti solo dove si trova il bagno? Puoi solo parlare a bassa voce, per favore? Che è un modo di minimizzare la richiesta che sto facendo, di renderla, per così dire, meno minacciosa. Numero 7. La giustificazione. Ho dimenticato il portafoglio a casa. Avresti 10 euro da prestarmi? Il mio cellulare è scarico. Mi faresti fare una chiamata col tuo? Potreste parlare a bassa voce, per favore? È che sto cercando di studiare. La giustificazione evidenzia il motivo per cui stiamo facendo la richiesta e ha la funzione di farla apparire più sincera e più fondata. 8. La proposta di risarcimento o garanzia. Posso usare la tua carta per pagare la spesa? Giuro che ti ridò i soldi in contanti entro domani. Scusa, mi presteresti la tua macchina? Prometto che te la riporto prima delle 8. Con la proposta di risarcimento o garanzia offriamo all'altro parlante qualcosa in cambio di ciò che farà o gli garantiamo che quello che perde, momentaneamente, sarà presto restituito. Numero 9. La proposta di alternative. Mi daresti un passaggio fino alla stazione? Se non puoi non fa niente, eh? Mi aiuteresti a fare i compiti di matematica? Quando puoi. Con la proposta di alternative diamo una possibilità di scelta all'altro parlante. Può anche rifiutare la richiesta, non succede niente.
In questo modo si sentirà meno in imbarazzo a rifiutarsi. Numero 10. Il riconoscimento del costo della richiesta. Ti dispiace ripetere? Ti scoccia se non vengo? Ti secca se per stavolta resto a casa? Se non chiedo troppo, andresti tu al posto mio? Tutti questi modi di fare la richiesta mostrano che il parlante è consapevole del costo che l'altro o l'altra deve pagare per soddisfarla. Attenzione, ti scoccia e ti secca, ma potrei dire anche ti dà fastidio se fumo, sono espressioni colloquiali, informali, quindi usale solo con persone che conosci bene. 11. Questa è una delle mie preferite, il pure nelle richieste invito. Alcune richieste, che sono anche un po' degli inviti, possono essere formulate all'imperativo, a condizione che il verbo sia seguito dall'ultima delle nostre paroline magiche. Queste però non ce le insegnano i nostri genitori. Cioè il pure. Ti è piaciuta la torta? Prendine pure un'altra fetta. Accomodati pure. Ben arrivato, signor Carletti, entri pure. Mi aggancio a questi ultimi due esempi per ricordarti di tenere sempre presente la possibilità di rivolgerti all'altro parlante usando il tu o il lei. La frase ti è piaciuta la torta? Prendine pure un'altra fetta. È informale e per questa ragione ricorre al tu. Probabilmente i partecipanti si conoscono bene, sono amici, familiari, compagni di scuola, colleghi di lavoro. La frase ben arrivato, signor Carletti, entri pure è formale e per questo motivo contiene un lei di cortesia. Probabilmente questo signor Carletti è una persona con cui chi sta parlando non ha una relazione stretta, non ha una conoscenza intima e profonda e potrebbe essere di età o di status sociale superiore. Quindi quando parli o quando scrivi, nella scelta tra il tu e il lei, ricordati sempre di considerare anche l'intimità che esiste tra te e l'altro parlante, così anche come la sua età, il suo status sociale, eccetera. Su questo aspetto ti consiglio di guardare il mio video su lei, questo qua. Inoltre, quando stai iniziando una conversazione con qualcuno che non conosci, magari per strada, al bar, in giro, è una buona idea iniziare con scusa se dai del tu o scusi se dai del lei, oppure con un saluto. Scusi, mi sa dire che ore sono? Salve, ha per caso visto un portafoglio? E non lo trovo più, non so dove l'ho perso. Ciao, scusa, non è che potresti solo spostare la macchina, per favore? Una cosa che devi ricordare è che il tipo e il numero di strategie di attenuazione deve essere proporzionale alla portata, diciamo, della richiesta, allo sforzo, all'impegno che stiamo chiedendo all'altra persona o alla dimensione della privazione che la soddisfazione della richiesta produce come conseguenza. Ok, l'ho detta un po' difficile, intendo dire alla rottura di coglioni che stai causando all'altra persona. Ad esempio, per chiedere €1 in prestito può essere sufficiente dire mi presti €1 per favore? Usando una delle nostre paroline magiche, o anche mi presteresti €1 con il condizionale, o ancora puoi prestarmi €1? Con un verbo modale. Ma se dobbiamo chiedere un prestito di €1.000, beh, in quel caso è necessario rimboccarsi le maniche e usare il maggior numero possibile di strategie di attenuazione, tipo: senti, mi rivolgo a te che sei così generoso, se non pago questi €1.000 di multa rischio di perdere la patente. Non è che per cortesia, se non è uno sforzo troppo grande per te, potresti prestarmeli? So che ti sto chiedendo tanto, ma ti prometto che te li restituirò il mese prossimo appena mi arriva lo stipendio, lo giuro. Un'ultima cosa è che, come spesso accade, la cortesia è una caratteristica culturale che dunque varia di paese in paese, ma anche in Italia varia di regione in regione. Per esempio, lo stereotipo vuole che noi piemontesi siamo falsi e cortesi e in generale penso sia abbastanza vero, siamo poco diretti nell'esprimere il nostro mondo interiore. E se vogliamo fare una richiesta, ma anche una critica o mostrare disappunto, lo facciamo in una maniera molto attenuata, con varie di queste strategie. In altre parti d'Italia magari le cose stanno diversamente ed è culturalmente più accettabile essere diretti, essere franchi. Ad esempio a Roma, dove, lo so, sto generalizzando, ma la gente, se vuole dirti qualcosa, tendenzialmente te la dice con più franchezza, senza farsi troppi problemi. Questi figli della m***a si tengono come cazzo devono aiutare il popolo italiano, i poveracci.
No, che paghiamo le tasse e loro si mettono in tasca in saccoccia i soldi. Scusa come parlo che sono romano, capito? No, bene, non Mortacci loro. Tra l'altro questo, come dicevo, non ha a che vedere solo con le richieste, ma anche per esempio con la maniera in cui si rifiuta un invito, che può essere una cosa non piacevole, oppure il modo in cui si fanno critiche ad altre persone o si mostra il proprio disappunto o si danno consigli. Comunque, questi sono altri argomenti che riguardano l'interazione in italiano, ma se ti interessano fammelo sapere nei commenti e magari farò altri video. Nel dubbio, secondo me, è sempre meglio essere cortesi per non rischiare di offendere qualcuno. Se poi ti accorgi che gli altri sono molto più diretti di te, allora forse conviene adattarsi al loro modo di interagire con gli altri. Bene, è il momento di salutarci. So che sei triste, ma nel PDF che ho preparato assieme a questo video troverai riassunte tutte le informazioni del video. Inoltre al suo interno troverai un po' di esercizi che ti aiuteranno a mettere alla prova quanto ti ho detto, quindi ti aiuterà un sacco a consolidare questo argomento. Fammi sapere se il video ti è piaciuto e lascia un commento, per favore. O forse dovrei dire, volevo sapere se potevi lasciare un commento, per piacere, o lasceresti gentilmente un commento? Potresti cortesemente lasciare un commento? Non è che potresti cortesemente lasciare un commento se non ti secca? Tu come lo diresti? Ora, se vuoi sapere tutto su come si usa il lei di cortesia, puoi dare un'occhiata a questo video.